La prima guerra mondiale generò una serie di conseguenze storiche piuttosto significative. Tra queste troviamo la caduta dell'impero zarista a seguito della rivoluzione russa che portò alla nascita dell'Unione Sovietica. La rivoluzione russa fu un evento epocale in quanto fu la prima rivoluzione, dopo quella francese di 130 anni prima, a cambiare profondamente i rapporti fra le classi sociali, ma anche e soprattutto fu la prima rivoluzione a realizzare una società socialista, sebbene in maniera diversa da quanto aveva teorizzato Marx. Nacque così il comunismo, che nei decenni successivi si allargò fino a conquistare un terzo del mondo e che rappresentò per decenni l'unica alternativa al capitalismo. Un fattore determinante che portò alla rivoluzione russa è proprio l'entrata in guerra della Russia zarista, in quanto si trattava di un regime autocratico ma piuttosto instabile. La partecipazione zarista alla prima guerra mondiale metteva infatti a nudo tutte le contraddizioni della società russa e le debolezze del regime, come la diseguaglianza giuridica delle minoranze nazionali, la burocrazia e la corruzione, l'assenza di diritti, l'arretratezza della società russa, uno sviluppo industriale circoscritto a poche aree del paese che dipendeva per lo più dai capitali esteri e che costituiva un fattore di squilibrio. Le prime grandi sconfitte in guerra, come quella subita a Tannenberg, misero in luce anche un cattivo equipaggiamento dei soldati, l'arretratezza degli armamenti e l'impreparazione dei militari, tant'è che il numero di caduti fu altissimo. Alla fine della guerra si sarebbero contati più di 1.700.000 vittime, 3 milioni di feriti e 2 milioni e mezzo di prigionieri. Solo la Germania pagò un prezzo più alto della Russia in termini di caduti. Inoltre, la guerra devastò l'economia russa, in quanto, per effetto della chiamata alle armi dei contadini che dovettero lasciare i campi, la produzione agricola diminuì di circa un terzo. Iniziarono così i primi scioperi nel 1915, ma lo zar Nicola II non fece nulla per placare le rivolte, in quanto non era intenzionato a fare concessioni, ma a mantenere un regime dispotico. Se non che nel marzo 1917, che sarebbe febbraio nel calendario giuliano, mentre la Russia era ancora in guerra, iniziò una vera e propria rivoluzione. A Pietrogrado scoppiò infatti uno sciopero generale, che mostrò chiaramente che il regime aveva perso ormai ogni autorità, tanto che i soldati che avrebbero dovuto reprimere la rivolta si ammutinarono e si unirono ai rivoltosi. Come già era successo nel 1905, si costituì un soviet di operai e soldati e lo zar Nicola II questa volta fu costretto ad abdicare. La Duma, che era l'unica assemblea rappresentativa del paese, costituì allora un governo provvisorio con a capo il principe liberale Georgy Lvov. Vi era dunque un doppio potere, il governo espresso dal partito cadetto che voleva instaurare una democrazia parlamentare e proseguire la guerra, e vi era poi il potere dei soviet che si erano creati nelle città e dove prevalevano i menscevichi, i socialisti rivoluzionari e i bolscevichi, che erano i partiti nati dalla scissione della socialdemocrazia. Si trattò comunque di un periodo molto instabile. I soviet praticamente controllavano e animavano il popolo, ma non avevano il controllo delle istituzioni, che erano invece in mano al governo, che nel frattempo si sforzava di continuare la guerra. I soviet invece, composti dai delegati dei reparti delle fabbriche e dalle unità dell'esercito, volevano la pace e l'uscita dalla guerra della Russia. Oltre all'uscita dalla guerra, i soviet chiedevano condizioni di lavoro più umane e la distribuzione della terra ai contadini. Si dotarono anche di una milizia armata, ovvero le cosiddette guardie rosse. Va da sé, però, che in una società arretrata e pressoché priva di una società borghese, il governo borghese era debolissimo e in breve tempo la sola autorità riconosciuta in tutta la Russia era quella dei soviet. I soldati sempre più spesso rifiutavano di obbedire agli ordini e di combattere, si ribellavano o disertavano. Anche i contadini si ribellarono, occupando e dividendosi le terre dai grandi proprietari, e vi fu poi anche un'ondata di lotte operaie, le cui rivendicazioni si estesero dai salari e dagli orari di lavoro al controllo delle fabbriche. In questa situazione, soltanto chi avesse risolto i grandi problemi generati dalla guerra avrebbe potuto conquistare o conservare il consenso delle grandi masse. Il governo provvisorio proseguì invece l'impegno bellico e si rifiutò di avviare la riforma agraria chiesta a gran voce dai contadini, e se per alcuni mesi il governo non cadde, lo dovette all'appoggio dei soviet. Il paradosso della rivoluzione di febbraio è appunto questo: i soviet e i partiti che detenevano il consenso popolare fondamentalmente rinunciarono ad assumere il potere, appoggiando un partito borghese pressoché privo di seguito come quello cadetto. Fu così che sia i menscevichi, che sostenevano che in Russia non esistessero le condizioni per il socialismo, sia i socialrivoluzionari si divisero e persero influenza nel paese. In pochi mesi crebbero invece i bolscevichi, che erano una minoranza nei soviet.
I bolscevichi erano l'unica delle tre forze del Soviet dotata di una salda organizzazione interna, in conformità alla teoria leninista del partito di rivoluzionari di professione. Essi ritenevano che se non si fosse forzata subito una presa del potere da parte della classe operaia, si sarebbe perso tutto, come tanti altri esempi di rivoluzioni fallite. Ai primi di aprile Lenin tornò dalla Svizzera dove era esule. Lenin fece il viaggio di ritorno in un vagone ferroviario sigillato e protetto dai tedeschi, i quali pensavano che far tornare in patria un pericoloso sovversivo avrebbe indebolito ulteriormente i russi e affrettato la loro capitolazione. Appena arrivato in Russia, nell'aprile del 1917, Lenin divulgò le cosiddette tesi di aprile, nel quale chiedeva che tutto il potere passasse immediatamente ai soviet, di opporsi quindi al governo provvisorio e che la guerra fosse trasformata in una rivoluzione globale. Secondo lui, non solo il proletariato russo, ma anche quello degli altri paesi europei devastati dalla guerra, era ormai pronto per l'insurrezione. Con Lenin si schierò anche Trotsky, che già nel 1905 era stato presidente del Soviet di Pietrogrado e che nel 1917 fu rieletto alla stessa carica. Ad essi si opponevano all'interno del partito Kamenev e Stalin, che potremmo definirli più pessimisti, in quanto erano convinti che fosse prematuro estendere la rivoluzione proletaria su scala globale. Nel frattempo, le divisioni tra i menscevichi, i social rivoluzionari e i cadetti diedero vita ad un nuovo governo presieduto dal menscevico Kerensky, che dovette fronteggiare e reprimere il colpo di stato del generale Kornilov, che voleva tentare di restaurare il regime dello zar. Ma Kerensky dovette più che altro fronteggiare la dilagante rivolta dei bolscevichi, che raccoglievano sempre più consensi e che chiedevano la pace subito, la terra ai contadini e tutto il potere soviet. Lenin e Trotsky decisero quindi che era giunto il momento della rivoluzione e anche Stalin si trovò d'accordo con loro. Verso la fine di ottobre 1917 del calendario giuliano, il comitato militare del Soviet di Pietrogrado occupò la posta, le stazioni ferroviarie, le centrali elettriche, i depositi idrici e la centrale telefonica. Poi venne preso d'assalto il palazzo d'inverno degli zar, che nel frattempo era diventata la sede del governo provvisorio. Le guardie rosse trovarono una debolissima resistenza, il palazzo fu preso e Kerensky fuggì dalla città, mentre gli altri membri del governo furono arrestati. Cominciava così una nuova epoca per la Russia, con un nuovo governo presieduto da Lenin e Trotsky agli esteri. Mentre il mondo intero guardava con grande preoccupazione e ostilità il nuovo governo sovietico, questo avviò immediatamente le trattative di pace per l'uscita dalla guerra. In politica interna, invece, il governo di Lenin nazionalizzò senza indennizzo le grandi proprietà terriere. Nel frattempo l'intera opposizione veniva dichiarata illegale e per consolidare la dittatura del proletariato venne costituita la CECA, che avrebbe avuto il compito di assicurare la repressione. Nel 1918 finalmente Trotsky firmava la pace di Brest-Litovsk, col quale la Russia usciva dalla guerra come potenza sconfitta e con la quale perdeva la Polonia, i paesi baltici, la Finlandia e parte dell'Ucraina. I paesi occidentali, lasciati soli a combattere la guerra, si sentirono traditi dai russi e pertanto iniziarono ad appoggiare la controrivoluzione in Russia, che però ebbe esito fallimentare. Tra i primi provvedimenti della nuova Russia sovietica vi fu anzitutto lo spostamento della capitale da Pietrogrado a Mosca, ma vennero anche dichiarati nulli tutti i debiti russi contratti con l'estero, l'esercito divenne l'Armata Rossa e le risorse del paese vennero nazionalizzate. Venne approvata anche una nuova Costituzione che prevedeva, tra le altre cose, anche il voto differenziato. Il voto degli operai, infatti, contava il doppio rispetto a quello dei contadini, mentre proprietari terrieri, preti e funzionari venivano esclusi dall'elettorato. Anche il partito bolscevico venne rinnovato e assunse il nome di Partito Comunista. Da lì in avanti si aprì una nuova pagina di storia e sebbene Marx non avrebbe mai pensato che la rivoluzione proletaria avrebbe avuto luogo in un paese prevalentemente rurale, la rivoluzione russa sarà un modello di ispirazione per movimenti di tutto il globo, dall'Europa dell'Est al Sud America.